Ciao a tutte e a tutti, io sono Angela, benvenuti a questa puntata di Conosciamo le Sibille con il mazzo Telemann Lenormand. Trovate i link in descrizione per vedere la video recensione e per acquistarlo nel caso dovesse piacervi. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa serie, cliccate in alto a destra per accedere alla relativa playlist. Bene, direi che possiamo entrare nel vivo della puntata. In questa puntata andremo ad analizzare le ultime tre sibille, i pesci, l'ancora e la croce. La prima sibilla è quella dei pesci, la numero 34, ed è associata al re di quadri. Nelle immagini che raffigurano la sibilla dei pesci si vedono spesso graziosi pesci piccoli o grandi nuotare in acque limpide. Talvolta sullo sfondo si può scorgere un veliero o nelle profondità delle acque un tesoro sommerso. Tradizionalmente questo animale simboleggia ricchezza, fortuna, successo e guadagni. Le parole chiave sono abbondanza, soldi, benessere, guadagno, ricchezza, commercio, indipendenza, libertà, influsso benefico, fortuna finanziaria, eredità e spendere. La sibilla dei pesci è estremamente positiva, è considerata una carta dominante perché può influenzare il valore delle carte circostanti ed è anche una carta maestra in quanto rappresenta l'ambito delle finanze e degli investimenti. Nelle letture indica tutto ciò che può essere una risorsa o un cambiamento di direzione. È una delle più favorevoli del mazzo, rappresentando abbondanza e prosperità in ogni aspetto della vita, in particolare in quello finanziario. I pesci sono associati alla comunicazione, portando notizie positive. Possono anche riflettere i desideri e i sentimenti più profondi. Dal punto di vista sentimentale, la sibilla dei pesci rappresenta un'unione serena e armoniosa, una storia d'amore duratura o un'amicizia profonda con una persona significativa. Questa carta può rivelare la natura giocosa e gioiosa del rapporto, suggerendo momenti di felicità condivisa e complicità. Per le coppie la sibilla dei pesci può indicare un periodo di stabilità e crescita, con prospettive di rafforzamento del legame e di maggior comprensione reciproca. Può anche prevedere l'ingrandimento della famiglia con l'arrivo di un figlio o la visita di un parente caro. Per i single, la sibilla suggerisce la possibilità di incontrare una persona che porterà serenità e gioia nella loro vita. Questa carta può anche indicare una fase di apertura e di scoperta, in cui si è pronti ad accogliere nuove esperienze sentimentali. In ambito lavorativo, la sibilla dei pesci simboleggia possibili entrate di denaro in diverse forme: regali, eredità, vincite, aumenti di stipendio o grandi soddisfazioni legate all'apprezzamento, all'avanzamento di carriera, all'acquisizione di nuovi clienti e alla notorietà. La sibilla sottolinea anche l'importanza di una gestione oculata del proprio patrimonio tramite investimenti, transazioni o speculazioni ben ponderate. I pesci sono inoltre associati alla comunicazione e all'arrivo di notizie favorevoli nel mondo degli affari, del lavoro, della finanza o della famiglia. Questa carta suggerisce anche la possibilità di spostamenti, viaggi, forse anche internazionali, il cui scopo è specificato dalle carte vicine. Nel contesto finanziario, la sibilla dei pesci preannuncia abbondanza e prosperità, invitando a sfruttare al meglio le opportunità che si presentano e a intraprendere iniziative che possano portare a una maggiore stabilità e sicurezza economica. Quando la sibilla dei pesci si riferisce a una persona, si tratta di un individuo, uomo o donna, sincero e sicuro di sé, riflessivo, intelligente, ben organizzato, pratico e dedito al lavoro. Questa persona può essere un parente, un amico intimo, ma anche un finanziere, un impiegato o un contabile.
Quando interpretiamo i pesci in relazione al re di quadri, la carta simboleggia tutto ciò che evolve, progredisce e definisce il destino finanziario del consultante. Abilità ed esperienza, vincite, fortuna, guadagni imminenti e fiuto per gli affari. Il re di quadri può anche rappresentare un uomo maturo con una notevole posizione sociale e può fungere da protettore per il consultante, un amico leale e fidato pronto a offrire il proprio supporto. I tempi di realizzazione si riferiscono ad un arco di 10 mesi. La Sibilla consiglia: abbraccia l'intraprendenza e segui il flusso degli eventi. Cerca il tuo benessere in ogni azione e vivi con libertà, permettendo a te stesso di esplorare nuove strade e opportunità. La seconda sibilla che andremo ad analizzare è l'Ancora, numero 35, associata al 9 di picche. L'immagine che rappresenta la sibilla numero 35 raffigura in primo piano una grossa ancora posata sulla spiaggia. Sullo sfondo si distingue una barca vicina alla riva, pronta a salpare. Nonostante la distanza, l'ancora e la barca sono collegate metaforicamente da una robusta catena che si estende dall'estremità dell'ancora stessa. Questo legame simboleggia l'interconnessione tra stabilità e movimento, tra radici solide e nuovi inizi. Il simbolo principale di questa carta è la speranza e la sicurezza, suggerendo che anche nei momenti di attesa ci sia sempre una prospettiva di ripartenza e nuove opportunità. Le parole chiave sono sicurezza, equilibrio, raggiungimento, stabilità, determinazione, impegno, fedeltà, salvezza, soluzione, attesa, trattenere, fermare, il viaggio, partenza o arrivo. L'Ancora è una carta piuttosto positiva, preannuncia soddisfazione in ogni ambito della vita. Ogni traguardo sarà raggiunto grazie alla determinazione, all'equilibrio, al pieno controllo e alla fiducia in se stessi. Può indicare l'arrivo di un'opportunità vantaggiosa per raggiungere un obiettivo o per recuperare qualcosa di perduto. Talvolta può segnalare una partenza o un arrivo dopo un lungo viaggio o un cambio di residenza. L'Ancora simboleggia stabilità durante i momenti difficili, ma può anche rappresentare un vincolo a un luogo o a una relazione. Armonia, solidità e felicità regnano in famiglia e nel campo sentimentale. La sibilla dell'Ancora simboleggia un amore stabile e duraturo, dove la fiducia reciproca e il sostegno sono pilastri fondamentali nella relazione. Questa carta può indicare il ritorno della persona amata dopo una lunga assenza oppure una riconciliazione dopo un periodo di crisi, riportando serenità e rafforzando il legame. Per le coppie l'Ancora suggerisce una fase di profonda connessione emotiva in cui i partner trovano equilibrio e stabilità. Può annunciare momenti di grande felicità condivisa e progetti comuni che consolidano ulteriormente la relazione. Per i single, la sibilla rappresenta la possibilità di incontrare una persona speciale che porterà sicurezza e gioia nella loro vita sentimentale. Può indicare l'inizio di una relazione solida, basata sulla fiducia e sulla complicità, o un legame di amicizia che evolverà in qualcosa di più significativo. La sibilla dell'Ancora porta con sé un senso di sicurezza e stabilità nel contesto lavorativo e finanziario. Indica una fase in cui le risorse economiche sono protette e gestite in modo oculato, garantendo un solido fondamento per il futuro. Questa carta simboleggia l'equilibrio tra impegni professionali e personali, suggerendo che si può raggiungere un'armonia che permette di lavorare efficacemente senza sacrificare il benessere personale. L'Ancora incarna la determinazione e l'impegno necessari per perseguire i propri obiettivi professionali. In periodi di crisi o di incertezza, questa carta suggerisce che una soluzione è vicina.
L'ancora offre un senso di salvezza e protezione, indicando che si riuscirà a superare le sfide grazie a un approccio meticoloso e alla ricerca di risposte pragmatiche. La sibilla può anche indicare un periodo di attesa necessaria per consolidare i risultati ottenuti. Invita alla pazienza e alla fermezza, sottolineando l'importanza di non prendere decisioni affrettate, ma di valutare attentamente ogni passo. A volte questa carta può suggerire la necessità di trattenere azioni impulsive o di fermarsi per riflettere. È un promemoria di quanto sia importante mantenere il controllo e non lasciarsi trascinare dalle emozioni o dalle pressioni esterne. Infine l'ancora può alludere a un viaggio, sia esso una partenza o un arrivo. Questo può rappresentare un cambiamento di carriera, un trasferimento per motivi lavorativi, l'inizio di un nuovo progetto, il pensionamento o in negativo un'invalidità. Quando l'ancora si riferisce a una persona può indicare, secondo la tradizione, un individuo di sesso maschile dal carattere fermo e forte, equilibrato e leale. Può essere talvolta ostinato e polemico, agisce con saggezza trovando metodi sicuri per perseguire i propri interessi, avrà un'influenza significativa nella vita del consultante. Quando interpretiamo l'ancora in relazione al 9 di picche, a differenza della sibilla, la carta assume un significato piuttosto negativo. Segnala un periodo caratterizzato da preoccupazioni, tensioni, conflitti, ansia e controversie sia nell'ambito lavorativo che familiare. Nei casi più critici può portare a isolamento o reclusione. I tempi di realizzazione della sibilla variano da 10 giorni a 3 mesi. L'ancora consiglia di coltivare la sicurezza in ogni decisione e di mantenere un equilibrio tra gli impegni lavorativi e personali. Il raggiungimento dei tuoi obiettivi dipende dalla tua determinazione e dall'impegno costante che metti nelle tue azioni. Ricorda che l'attesa può essere una parte essenziale del processo. A volte è necessario fermarsi a riflettere per poter avanzare con maggiore forza e chiarezza. La terza ed ultima sibilla che andremo ad analizzare è la croce numero 36 associata al 6 di fiori. Nelle immagini che vedete qui a fianco è raffigurata una grande croce. La simbologia di questa sibilla evoca sacrificio e sofferenza, richiamando la necessità di affrontare prove e difficoltà per raggiungere un fine superiore. La croce rappresenta il peso delle responsabilità e delle sfide che la vita ci pone davanti, ma al contempo simboleggia la speranza e la redenzione che possono nascere dalla resistenza e dalla perseveranza. Questo simbolo ci invita a riflettere sul valore della forza interiore e della capacità di superare gli ostacoli, trasformando il dolore in crescita e consapevolezza. Le parole chiave sono sofferenza, dolore, sfide, difficoltà, sacrificio, dispiaceri, perdita, umiliazione, punizione, essere sotto esame, momenti difficili, paure, la fine e un lutto. La sibilla della croce è una carta prevalentemente negativa, con il potere di influenzare e dominare le carte vicine. È anche considerata una carta maestra poiché rappresenta le sofferenze e i cambiamenti improvvisi. Simboleggia la fine di qualcosa, portando con sé il concetto di conclusione e di chiusura di un ciclo. La croce è spesso interpretata come un segno dello sforzo necessario per mantenere la fede nelle avversità. Richiama gli aspetti cruciali e fondamentali delle questioni, spesso indicativi dei pesi e delle responsabilità che dobbiamo affrontare. Questa carta può anche rappresentare una limitazione o un vincolo legandoci a un luogo, a una persona o a una situazione particolare.
Essa riflette il problema che ci sta affliggendo, sia esso un pensiero persistente o una difficoltà che dobbiamo comprendere per poter progredire. Inoltre la croce può suggerire un percorso di sacrificio necessario per raggiungere un traguardo importante. La sibilla della croce in ambito sentimentale segnala la presenza di problemi e difficoltà di vario tipo che, sebbene destinati a dissolversi, possono lasciare una ferita nell'animo del consultante, con effetti che si protraggono nel tempo. Le ragioni che possono portare a uno stato di sofferenza sentimentale sono molteplici, da esperienze amorose insoddisfacenti a perdite, distacchi dolorosi, divorzi o separazioni e in alcuni casi perfino la morte di una persona cara. Per le coppie questa carta può indicare periodi di tensione e conflitto, dove la stabilità della relazione è messa alla prova. Tuttavia è importante riconoscere che questi momenti di crisi, se superati con comprensione e dialogo, possono rafforzare il legame e portare a una crescita condivisa. Per i single, la sibilla della croce può rappresentare un periodo di solitudine e riflessione in cui si affrontano vecchie ferite e si cerca di trovare un nuovo equilibrio. Questo stato di sofferenza può derivare anche da mancanza di stabilità, comportamenti disordinati e precarietà emotiva. In tali circostanze può emergere il desiderio di isolarsi, accompagnato da atteggiamenti di indifferenza e disinteresse verso la vita. È essenziale dunque cercare di mantenere viva la speranza e la fiducia nel futuro, nonostante le difficoltà. In ambito lavorativo e finanziario, i motivi di sofferenza possono essere legati a un progetto fallito a causa della mancanza di obiettività o ostacolato da numerosi fattori troppo complessi da superare, portando a sentimenti di ingiustizia. Le difficoltà possono sorgere da carenze finanziarie, instabilità lavorativa o problemi di salute, creando un ambiente di precarietà e disordine. La sibilla della croce può annunciare una rinuncia forzata, una ripicca o una punizione imposta da altri o una prova difficile da affrontare. Spesso queste difficoltà sono il risultato di una combinazione di fattori esterni e interni, inclusi comportamenti disorganizzati e la mancanza di supporto adeguato. Inoltre, la croce può indicare la necessità di un cambiamento radicale o di una ristrutturazione per superare gli ostacoli presenti. È un richiamo alla forza interiore e alla capacità di adattarsi alle circostanze mutevoli, trovando soluzioni innovative per uscire dalle difficoltà. La sibilla della croce si riferisce a un individuo malinconico, negativo, disorientato e afflitto da molteplici preoccupazioni, fragile, instabile e privo di fiducia nella vita. Tende a lamentarsi frequentemente. Quando interpretiamo la croce in relazione al 6 di fiori, la carta segnala l'arrivo di notizie. Con carte vicine positive preannuncia l'avvicinarsi di soddisfazioni e novità favorevoli, mentre con carte negative invece indica l'arrivo di un periodo difficile, caratterizzato da alti e bassi, sfiducia, irritabilità, timori, dubbi e insoddisfazioni. I tempi di realizzazione della sibilla variano da 15 giorni a 6 mesi. La croce ci ricorda l'importanza della perseveranza, invitandoci a trovare la forza interiore per superare le sfide e continuare il nostro cammino. Questo simbolo di sacrificio e sofferenza ci incoraggia a confrontarci con le difficoltà, riconoscendo che attraverso la prova e la tribolazione possiamo emergere più forti e saggi. Bene, spero di essere stata utile ed esauriente. Se volete vedere all'opera le sibille di cui abbiamo appena parlato, in questa schermata trovate la playlist con l'oroscopo settimanale in cui le utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!